benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Marina, una brasiliana innamorata dell'Italia e della lingua italiana. Torno su questi schermi con uno dei miei video preferiti, sia da vedere che da registrare, un video sui libri che ho letto recentemente. Per ogni libro vi spiegherò il significato di una parola, una frase o un'espressione, così la nostra chiacchierata diventerà un po' più didattica. Allora, per quanto io ami leggere, devo dire che negli ultimi mesi ho avuto un po' il blocco del lettore. L'ultimo libro che avevo letto risaliva all'ottobre scorso, il giorno della civetta. L'ho letto insieme ad alcuni di voi per un gruppo di lettura che avevo organizzato. Quindi sono molto contenta di aver letto ben 5 libri a febbraio e di poter condividere questa mia esperienza con voi. Volevo anche dirvi che qualche settimana fa ho scaricato Audible, che è un'applicazione per ascoltare libri. Sinceramente non mi piace ascoltare libri, preferisco appunto leggere, però l'ho scaricata con uno scopo didattico, perché volevo ascoltare i miei libri mentre li leggevo, perché essendo io straniera tendo a sbagliare la pronuncia di alcune parole, soprattutto gli accenti. Ad esempio, da brasiliana per me sarebbe molto naturale dire pantano, perché in portoghese abbiamo la stessa parola e la pronuncia è pantano. Ma in realtà in italiano non si dice pantano, si dice pantano. Quindi è stato davvero utile ascoltare e leggere allo stesso tempo, perché ogni volta che ascoltavo una parola che avrei pronunciato in modo sbagliato, avevo la possibilità di prendere appunti e di esercitare la pronuncia corretta. Detto ciò, passiamo alla prima lettura di febbraio. Mettetevi comodi perché questo video sarà bello lungo, ho un sacco di cose da dirvi. La prima lettura di febbraio è Licabog della Rowling. Licabog racconta di una creatura malvagia che spaventa gli abitanti di un regno felice e spensierato. Secondo la leggenda, questo presunto mostro viveva nelle paludi del nord del regno di Cornucopia. Si tratta di un libro per bambini e bambine. Ho visto che la Rowling raccontava questa fiaba della buonanotte ai suoi bambini piccoli anni fa, ma mi sento di consigliarlo sia ai più piccoli che ai più grandi, perché con questo libro la Rowling racconta una bella storia, ma fa anche riflettere. Qui troverete temi come l'amore al potere, ambizione, tradimenti, ma anche il potere del coraggio, l'importanza dell'amicizia. L'ho trovato un libro molto bello, anche esteticamente, perché è pieno di disegni fatti da bambini. Da questo libro ho imparato la parola inchino e anche il verbo inchinarsi, che significa fare questo movimento. Vediamo alcune frasi. Molto bene, Vostra Maestà, disse il primo consigliere con un profondo inchino. Alcuni genitori insegnarono perfino ai figli a inchinarsi e a fare la riverenza agli esattori della tassa. Passiamo alla seconda lettura di febbraio, L'anno del pensiero magico di Joan Didion. Questo libro è stato un po' pesante, non per la scrittura, ma per la sensazione che ti lascia, perché è un libro che racconta il dolore della perdita. Si tratta di un libro non fiction, parla della malattia della figlia della scrittrice e della scomparsa di suo marito,
che succede simultaneamente alla malattia della figlia della Didion. Io ho studiato psicologia all'università e in diversi momenti della lettura ho ricordato alcune lezioni in cui parlavamo del lutto e delle sue diverse fasi. È un libro che parla della nudità, della fragilità di una persona che ha appena subito un lutto, che ha perso una persona cara. È pieno di spunti, di riflessioni sulla vita e sull'importanza di non dare certe cose per scontate. Ma sinceramente non ve lo consiglio. Non ve lo consiglio perché racconta un percorso dolorosissimo e ti lascia con quell'amaro in bocca, ti fa stare male. Vi leggo una citazione che fa molto riflettere. La vita cambia in fretta, la vita cambia in un istante. Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. L'espressione che ho selezionato è cavarsela. Si tratta di un'espressione molto comune nella lingua italiana, probabilmente la conoscerete, ma vediamola in contesto. Ricordo di aver mescolato i soldi che aveva in tasca con quelli che avevo io nella borsetta, lisciando le banconote, mettendo una particolare attenzione nell'unire i biglietti da 20 con quelli da 20, i biglietti da 10 con quelli da 10, i biglietti da 5 e da 1 con quelli da 5 e da 1. Ricordo di aver pensato, mentre lo facevo, che avrebbe visto che sapevo cavarmela da sola. Allora possiamo utilizzare questa espressione cavarsela sostanzialmente in 3 situazioni in italiano. La prima è per dire che sappiamo fare qualcosa, ad esempio con il francese me la cavo, cioè so parlare il francese. Con l'inglese Francesco se la cava benissimo, cioè sa parlare benissimo l'inglese. Possiamo anche utilizzare cavarsela per dire che abbiamo superato gli ostacoli, per dire che abbiamo superato una difficoltà. Ad esempio, me la sono cavata, ce l'ho fatta, ho superato gli ostacoli. In questa frase la Didion era a casa, aveva appena perso il marito e si trovava circondata dai suoi oggetti personali, il suo portafoglio, i suoi panni, i soldi, e doveva provare ad andare avanti, a superare le difficoltà. Possiamo anche utilizzare questa espressione per dire che siamo usciti fortunosamente da una situazione di pericolo, per dire che siamo sopravvissuti. Ad esempio, Paolo è stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali e se l'è cavata per miracolo, cioè è sopravvissuto per miracolo. Passiamo al terzo libro di febbraio, Resto qui di Marco Balzano, candidato al premio Strega del 2018 e vincitore del premio Campiello nel 2015. Resto qui è un libro che racconta la seconda guerra mondiale e la costruzione di una diga a Curon, la diga di Resia. Il personaggio principale è Trina, una giovane insegnante, una maestra, e anche Irish, un contadino. Loro vivevano a Curon o vicino a Curon, non mi ricordo esattamente, e purtroppo è arrivato il fascismo, Trina non poteva più insegnare, non si parlava l'italiano a Curon,
però da un giorno all'altro tutti sono stati costretti ad impararlo. Irish è partito per la guerra e poi dopo la fine della seconda guerra mondiale si inizia la costruzione di questa diga e le acque della diga iniziano a sommergere i campi, le case. Molte persone sono state costrette a trasferirsi. In realtà la copertina del libro è la foto di questo campanile per metà sommerso nell'acqua. So che questo posto è un'attrazione turistica ed è bellissimo, ma ciò che per i turisti è un'attrazione è stato motivo di grande dolore per molte famiglie. Alcune persone hanno perso tutto, dai beni all'identità. Io non conoscevo affatto la storia di Curon, quindi è stata una lettura davvero utile. Da questo libro ho imparato il verbo borbottare. In paese si iniziava a borbottare che allora bisognava stare attenti. Borbottare significa parlare a bassa voce, mormorare. Possiamo anche utilizzare il verbo borbottare per descrivere un suono indistinto. Ad esempio, una pentola può borbottare sul fuoco. Vi leggo una citazione. Anche le ferite che non guariscono prima o poi smettono di sanguinare. La rabbia, persino quella della violenza inflitta, è destinata come tutto a slentarsi, ad arrendersi a qualcosa di più grande di cui non conosco il nome. Avete mai sentito questo verbo slentarsi? Io no, è una parola nuova per me e ho visto che significa allentarsi in senso proprio. Ad esempio, la corda si è slentata, cioè si è fatta meno tesa, e anche in senso figurato, come quello della citazione. Libro numero 4, Due vite di Emanuele Trevi, il vincitore del premio Strega 2021. Il libro racconta la storia di due personaggi della vita reale, gli scrittori Rocco Carbone e Pia Pera, amici di Emanuele Trevi. Il libro è, diciamo, un atto di amicizia, di affetto nei confronti di questi due amici verso i quali Emanuele prova una grande ammirazione. Il libro è pieno di riflessioni sulla vita, l'amicizia e fa anche sorgere una sorta di curiosità verso le opere dei due scrittori presentati. Il libro ti porta a volerli conoscere, a sapere più di loro. Da questo libro ho imparato un'espressione che mi è piaciuta molto: fare buon viso a cattivo gioco. Pia fu brava a fare buon viso a cattivo gioco, che significa rassegnarsi, adattarsi a una situazione sfavorevole, mascherando il proprio dispiacere o il proprio disappunto. Vi leggo una citazione che è la mia preferita del libro. Più ti avvicini a un individuo, più assomiglia a un quadro impressionista o a un muro scorticato dal tempo e dalle intemperie. Diventa insomma un coagulo di macchie insensate, di grumi, di tracce indecifrabili. Ti allontani, viceversa, e quello stesso individuo comincia ad assomigliare troppo agli altri. L'unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta, che è lo stile dell'unicità. Passiamo al quinto e ultimo libro, La Casa delle Voci di Donato Carisi, il mio preferito perché è un giallo e io adoro i romanzi gialli. Il libro racconta la storia di uno psicologo, un ipnotista, conosciuto come l'addormentatore di bambini, che si chiama Pietro Gerber. I suoi pazienti sono spesso bambini traumatizzati
segnati da eventi traumatici, cose così. Un giorno riceve una telefonata dall'Australia da una collega che gli raccomanda una paziente adulta che si chiama Hannah Hall. Hannah è tormentata da un ricordo che risale alla sua infanzia e Pietro Gerber dovrà aiutarla a trovare la bambina che esiste ancora dentro di lei. Mi è piaciuto parecchio, sono rimasta incollata alle pagine dalla prima all'ultima, l'ho divorato in un paio di giorni. Provavo costantemente a trovare la soluzione all'enigma della storia insieme allo psicologo Pietro Gerber. È un libro misterioso, ricco di colpi di scena, una lettura molto scorrevole e il finale è veramente inaspettato. Vi consiglio vivamente di leggerlo se vi piacciono i romanzi gialli. E da questo libro ho segnato una filastrocca, volevo condividerla con voi. Per chi non lo sapesse, la filastrocca è una specie di componimento breve con ripetizioni di sillabe e una breve storia in rima, solitamente pensata per i bambini piccoli ed è molto utile a chi impara l'italiano per esercitare la pronuncia. C'è un curioso bambino, gioca in un angolino. Nel buio che tace lui sente una voce. C'è uno spettro burlone che lo chiama per nome. Al curioso bambino vuole dare un bacino. A febbraio ho anche iniziato la lettura di un libro di Marie Kondo che si chiama 96 lezioni di felicità. Mi sta piacendo, ma la lettura è ancora in corso, quindi ve ne parlerò in un altro video, anche perché altrimenti questo video non finirà mai. Quindi direi che possiamo salutarci. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine, spero che vi possa essere utile in qualche modo, spero che vi sia piaciuto e spero di avervi fatto compagnia. Io vi auguro una bellissima giornata, una splendida settimana e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!